Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questo video l'ho voluto intitolare La fine e il mio inizio, come un libro molto bello di Tiziano Terzani, perché nella vita, quando noi siamo all'interno di una difficoltà, di un disagio, è proprio lì che cresciamo. Solitamente quando raggiungiamo la felicità è il raggiungimento di un obiettivo, quindi il lavoro è stato fatto, quindi difficilmente da una felicità può esserci una crescita, perché si gode il momento. Abbiamo attraversato in questi giorni qui in Piemonte, nella parte occidentale del Piemonte credo, soprattutto, questo periodo di piogge particolarmente intense. Sono stati 3 giorni di piogge pazzesche e qui nel giardino hanno portato un cambiamento, che è quello, visto che questo è un video dedicato all'iris, che è stato proprio quello di cancellare totalmente tutto il mio sentiero di iris per quello che riguarda le fioriture. Stamattina sono sceso in giardino per cominciare a fare un po' di pulizia, dopo vediamo insieme come togliere le fioriture sfiorite negli iris, e guardando il giardino ho provato proprio questo disagio, perché ho detto cavolo, erano fioriti tutti gli iris, era tutto viola, c'erano ancora dei fiori che si stavano formando e niente, sono arrivate queste piogge, ieri particolarmente delle piogge intensissime, potenti, abbinate ad un vento anche particolarmente forte, e quindi questo ha fatto sì che i fiori non si sono aperti, sono stati rovinati dalla pioggia, sono arrivate le lumache e insomma questo sentiero dell'iris, che era tutto bello viola, praticamente oggi si è presentato come una distesa di fioriture sfiorite, e quindi questo viola è stato quasi totalmente cancellato. Però guardando bene il giardino ho provato, appunto, come dicevo all'inizio di questo video, questo senso un po' di sconfitta, di disagio, perché ho detto no, mannaggia, era tutto così bello fiorito eccetera, niente, tutto è andato rovinato dal maltempo. E guardando il giardino questa mattina però ho provato a pensare che cosa potevo fare per poter portare proprio questo cambiamento e poter cercare la creatività in questo momento di disagio. E quindi tac, mi è venuta un'idea che riguarda proprio la colorazione degli iris e la possibilità di poter portare un cambiamento che farà sì che il prossimo anno, se ci saranno di nuovo delle piogge di questo tipo, il sentiero dell'iris avrà l'opportunità di essere nuovamente colorato. E questo perché? Perché gli iris non si presentano tutti con una fioritura unica nello stesso periodo, ma ci sono iris che attraversano periodi di fioritura diversi, quindi qualcuno fiorisce questa settimana, qualcuno fiorirà magari con un tipo diverso di iris tra 2 settimane, alcuni arrivano anche a fiorire perché sono veramente tardivi, magari anche in estate, e quindi si può portare sempre del colore. E quindi se questo sentiero adesso si presenta abbastanza distrutto dal passaggio del maltempo, il prossimo anno con una serie di cambiamenti riuscirò a far sì che ci sarà sempre un po' di fioriture, in modo da alleggerire un po' questi cambiamenti climatici che sono in atto e che portano a delle trasformazioni in giardino, anche perché la fine e il mio inizio è proprio questo. C'è stata la fine di un qualcosa, ma se usiamo la creatività in giardino possiamo far sì che questa cosa poi continua in maniera diversa, e quindi, come si dice molto spesso, non c'è mai una fine ma solo una trasformazione. Come potete vedere qui nel giardino e nel sentiero dell'iris, tutte le fioriture viola che c'erano sono andate praticamente distrutte da queste piogge, e anche perché i fiori dell'iris tendono poi a soffrire particolarmente di giorni di pioggia, perché si appesantiscono, e in più su questi fiori appesantiti ho trovato anche quelle piccole cimici nere all'interno che cominciavano a divorare i fiori. Insomma, è successo un disastro. Quindi che cosa ho fatto questa mattina? Sono venuto in giardino a tagliare e a togliere soprattutto tutte le sfioriture dell'iris, perché davano un aspetto molto disordinato. Qui ho già abbastanza pulito, ho lasciato qualche fiorellino viola, qui ci sono ancora delle colorazioni viola di iris, e in più, come dicevo, c'è un altro tipo di iris piantato anche in mezzo con dei fiori diversi. Adesso li vediamo insieme, perché questi fiori mi hanno dato l'opportunità di capire
come fare per intervenire e poter ottenere ancora una fioritura più prolungata nel sentiero dell'iris l'anno prossimo. Vediamo insieme questo iris che a me piace particolarmente. Questo è un iris che io non conosco bene come nome della varietà, ma è molto diffuso, vedo che è in coltivazione in tante case, lo coltivano e lo si trova spesso appunto nelle case, nelle abitazioni, almeno qua in zona. È un iris che io chiamo iris indiano perché con i suoi colori porpora e rosato un po' spento al di sopra e questo giallo intenso mi ha sempre fatto pensare un pochettino ai colori dell'India e quindi io lo chiamo iris indiano. Questa mattina guardando il sentiero dell'iris è vero, non ho più visto le fioriture viola, ma ho visto che sono sbocciati tutti questi iris, qualcuno già da qualche giorno, vedete che qua è sfiorito, questi iris con questa colorazione molto ma molto bella. In più hanno anche queste venature, sembrano un po' tigrati all'interno. Iris molto belli e iris che hanno uno sviluppo particolarmente veloce, quindi se abbiamo qualche rizoma nel giro di poco tempo poi otteniamo un esemplare anche di buone dimensioni, vedo che cresce tantissimo, ha uno sviluppo anche più alto rispetto all'iris viola classico che ho usato qui e quindi ho pensato di fare in questo modo, pulire l'aiuola e togliere tutte le sfioriture viola degli iris che sono sfioriti, nello stesso tempo togliendo tutte le sfioriture per dare un aspetto un pochettino ordinato qui al giardino e al sentiero, liberare dei piccoli spazi perché in alcune zone avevo già piantato questo iris, infatti potete vedere che ci sono diverse fioriture che colorano il sentiero, in altre zone qui del sentiero invece non l'ho sistemato e quindi quello che farò è aspettare la sua sfioritura e dopo potrò intervenire per togliere alcune piante, dividerle e aggiungere dei rizomi qui al sentiero in zone dove questo fiore non è presente. In questo modo il prossimo anno, se ci saranno di nuovo delle piogge particolarmente intense nel periodo di fioritura degli iris viola, bene, se questi fiori saranno di nuovo rovinati, il sentiero dell'iris avrà sempre una colorazione abbastanza abbondante con questa colorazione indiana. In più ho anche altri iris, alcuni mi sono stati regalati, alcuni li ho acquistati, che crescono invece un pochettino più lentamente, creano in più tempo questi cespi molto compatti e pieni di rizomi, anche quelli andrò poi a dividerli per aggiungerli poi a questo sentiero. L'idea iniziale del sentiero degli iris era un sentiero monocolore, quindi con una colorazione viola fantastica, però effettivamente fare un progetto di questo tipo vuol dire avere appunto una fioritura in un unico momento dell'anno in cui poi dopo rimangono le foglie che sono sempre belle dell'iris, però è sempre bello portare comunque l'iris in giardino perché a parte la bellezza dei suoi fiori è anche una pianta molto ma molto facile da coltivare. E quindi nel mio disagio questa mattina pulendo i miei iris, non so se dall'inquadratura si vedono, ci sono ancora tutte queste sfioriture da togliere, perché poi diciamolo anche l'iris viola è vero è stato danneggiato da vento, piogge e lumache, però è anche vero che ha questa fioritura anche abbastanza veloce. Quindi che cosa farò? Come dicevo, moltiplicazione di questi iris che io chiamo indiani e in più anche l'aggiunta di altri iris che ho qui in giardino che adesso vi faccio vedere perché sono molto interessanti. Ecco, questo è un altro iris che io adoro, acquistato 2 anni fa in una fiera con questi petali, vedete, biancastri venati di questo viola che fa anche da contorno al bordo, all'interno una barba giallina e violetta, un iris veramente molto ma molto bello, anche lui fiorisce dopo quelli viola che ho, quindi in un periodo di fioritura del classico iris indiano che abbiamo visto prima. E anche questo sarà un iris che voglio distribuire qui in giardino. L'unica particolarità di questo iris che ho notato è che ha uno sviluppo molto più lento rispetto a questo, quindi la quantità di rizomi che posso poi prelevare per moltiplicarli e distribuirli in giardino è minore. Aggiungo che quello viola che ho in giardino per il sentiero dell'iris che ha colorato il mio sentiero, questi indiani e questo iris non sono profumati, ma ho un iris nero che si sta sviluppando che ha un profumo veramente delizioso, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, guardate la bellezza di questo iris, deve ancora aprirsi, ha un profumo buonissimo ed è un iris proprio profumato, mi piace tantissimo, lui ha una velocità di crescita abbastanza ampia, nonostante sia stato danneggiato come quello viola nelle piogge dell'anno scorso, di quell'allagamento che c'è stato qua nel giardino.
qui ci sono tantissimi altri fiori che devono aprirsi, quindi questa zona sarà molto profumata. Alla sfioritura io andrò a dividermi qualche rizoma per portare questo colore nero anche nel giardino, perché abbinato poi nel sentiero, perché abbinato poi con i colori di quell'iris indiano, secondo me il nero insieme a quel colore porpora e rosato un po' spento, come dicevo, porta un contrasto molto ma molto bello. Aspettiamo l'apertura di questi iris e poi torniamo con un prossimo appuntamento in giardino per farvela vedere. Ecco, questi sono degli iris che mi ha dato la mia amica Tiziana, sono totalmente bianchi e di una bellezza straordinaria. Qui potete vedere che c'è una cetonia, questi sono insetti non dannosi in giardino, possiamo lasciarli perché sono anche meravigliosi con questi riflessi oro e smeraldo, veramente bellissimi. Guardate, questo sembra un gioiello. E quelli che invece danno un sacco di problemi qua in giardino sono queste cimici nere con le macchiette bianche. Queste arrivano a rovinare veramente anche le fioriture delle rose. Sono insetti che io veramente non amo particolarmente, quindi andrò a togliere questo fiore e lo porterò poi lontano proprio per allontanare questi insetti dal giardino, ma so già che ce n'è tantissimi altri in giro. Appena fioriranno le rose andranno sulle rose a fare un devasto di fiori. E vabbè, pazienza, la natura è anche questa. E niente, salverò le cetonie, che le appoggerò qui da qualche parte, ma loro li porterò assolutamente lontani perché sono insetti che riescono a rovinare un fiore nell'arco di una giornata, quindi è bene avere sempre tanti fiori magari della stessa pianta o tante piante con lo stesso fiore, proprio per avere sempre qualche fioritura, perché veramente questi riescono a creare dei grandissimi danni in giardino. Non so da dove arrivano questi insettini, comunque sono molto dannosi. Questo è un altro iris con uno sviluppo non tanto veloce, ma anche lui voglio poi dividere e cominciare a portare qua nel sentiero dell'iris per avere anche del bianco, che non metterò in contrasto con il nero dell'iris che abbiamo visto prima, ma magari farò una zona un pochettino più bianca, magari in una zona un pochettino ai margini del sentiero dell'iris, per creare proprio una piccola zona di luce che porta un po' di luce data dal colore bianco dei fiori di questo bellissimo iris. A fioritura dell'iris bisognerà staccare tutti i fusti che hanno portato i fiori. Questi non andranno tagliati a questa altezza perché si dà alla pianta un aspetto molto disordinato, perché rimangono questi tubi verdi praticamente tagliati e non sono molto belli. Quindi si va a fondo, si tira dando un colpo deciso. In questo modo si staccano per bene. Li rimetto nella cesta e poi li porto nel compost. Bisogna fare molta attenzione perché se si tira senza dare un colpo deciso si rischia a volte, se la pianta è piccola, di trovarsi in mano tutta la pianta. Quindi piuttosto noi teniamo i rizomi e diamo un colpo deciso e in questo modo portiamo via tutte le fioriture ormai sfiorite dei nostri iris. Volendo, se non riusciamo a dare il colpo, la pianta è un po' delicata, possiamo anche piegare leggermente la base e si dà un colpetto. Io questa mattina farò questo lavoro e togliendo, come vedete è appena successo, togliendo l'iris, siccome questi sono tutti dello stesso colore, se mi rimane in mano una pianta intera, perché togliendo la parte sfiorita tutta la pianta si è staccata, io che cosa farò? Siccome ne ho veramente tantissimi, io questo iris andrò a eliminarlo. In giardino era veramente sparsa ancora anche in altre zone, quindi lo elimino, libero una parte di terra vuota, così darò l'opportunità ai rizomi degli iris di continuare a svilupparsi, perché gli iris non sopportano, a parte le erbacce, ma lo stare in uno spazio molto piccolo con i rizomi che non riescono ad allargarsi e quindi si sovrappongono uno con l'altro. Lì si crea un disagio alla pianta e quindi la pianta non arriva più ad una buona fioritura, non otteniamo più dei fiori magari dal nostro iris perché la pianta è in sofferenza, perché ha tutti i rizomi sovrapposti uno con l'altro perché non ha spazio per allargarsi. Quindi ogni 2 anni, quello che io farò anche quest'anno qui in giardino, sarà quello di sfoltire un pochettino tutti questi iris per creare degli spazi dove i rizomi possono tornare ad appoggiarsi sulla terra sviluppandosi e colonizzare delle zone di terreno vuoto. Questo è molto importante
Quindi tutte le piante che mi rimarranno in mano durante la pulizia di questa mattina andrò a eliminarle. In più farò un'eliminazione magari dei cespi che sono veramente troppo compatti, andrò a dividerli un po' e lascerò delle ampie zone vuote dove portare poi i rizomi dell'iris indiano che andrò poi a riprodurre. Mentre facciamo questo lavoro possiamo dedicarci anche a togliere un po' di erbe che crescono all'interno dei cespugli, così ci togliamo anche un lavoro successivo. La pulizia dell'iris deve essere fatta un po' di volte durante l'anno perché l'erba comunque cresce ovunque, però nei cespi di iris molto compatti ho notato che l'erba fatica un pochettino ad entrare e colonizzare quello spazio. Adesso, siccome questa mattina credo che la impegnerò tutta con la pulizia del sentiero dell'iris e quindi il lavoro sarà molto lungo, poi devo andare a lavorare, termino qui questo video e ci vediamo ad un prossimo video di appuntamento in giardino. Ricordo che io metterò poi dei link qui sotto, al di sotto di questo video. Ho fatto altri video sulla pulizia degli iris eccetera, metterò questi video proprio come link al di sotto di questo, in modo che potete andare a vederli se vi fa piacere. Adesso continuerò questo lavoro, oggi finalmente non piove e quindi mi dedicherò alla pulizia di queste piante meravigliose che colonizzano il giardino, che possiamo sistemare in giardino proprio per la loro facilità di coltivazione e la loro straordinaria bellezza, anche se un po' effimera perché non dura tantissimo, ma in quel momento veramente il cuore e gli occhi si riempiono di gioia. Ciao a tutti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino come sempre. Ciao ciao!